Ogni mattina ci guardiamo tutti allo specchio per prepararci ad affrontare la giornata, che sia per il lavoro o per qualsiasi altra cosa. La prima immagine che vediamo è il nostro riflesso. Se già al mattino non ti piace ciò che vedi, hai già perso la battaglia. Non è questione di piacerti esteticamente, ma di guardarti allo specchio e sentire «Oggi mi sento diverso». Quel riflesso non è tutto, è la carica che devi darti per la vita. Una volta uscito di casa, la guerra inizia. A casa hai un po' di controllo e su quel riflesso nello specchio devi avere il dominio. È così che inizi la giornata, uscendo di casa con la sensazione di «Ok, posso combattere, ho la mentalità giusta». Devi scoprire quali sono i tuoi valori ed è per questo che penso sia fondamentale dire sempre la verità, perché per affrontare il mondo in modo corretto devi negoziare con te stesso. Se ti sei imbrogliato, se hai distorto elementi di te stesso con bugie e autoinganni, allora non sei chi potresti essere e non vivi la vita come dovresti. Quando discuti con te stesso su quali siano i tuoi valori, è come parlare con qualcuno di cui non ti puoi fidare. Verresti perseguitato da tutte le opportunità mancate perché non hai dato il massimo quando potevi vincere. La grandezza è il tuo ricordo. È essere così consapevole del tempo che è passato, di quel secondo che è volato via e che puoi richiamare alla memoria come se fosse ieri. La grandezza è poter tornare indietro e non commettere lo stesso errore, evitando così di esserne ossessionato. La maggior parte delle persone attraversa la vita senza scoprire mai i propri talenti, senza mai svilupparli. Hai capacità e abilità, ma se non le coltivi, se non le affini, non ti saranno mai utili. I tuoi doni possono portarti lontano se li sviluppi. I doni migliori vengono dal profondo. Io do valore a me stesso abbastanza da dare il 120% o non lo faccio affatto? Se decido che la mia vita merita di sviluppare ciò che faccio bene, perché dovrei dare solo il 50%? Cosa c'è che non va? Ti garantisco che se inizi a lavorare per sviluppare i tuoi doni, svilupperai una forte felicità e otterrai una visione più ampia di te stesso. Perché per iniziare ad avere una visione più ampia di noi stessi, abbiamo tutti bisogno di un ambito nella nostra vita in cui possiamo sentirci competenti. Quando gli altri si divertono, tu devi avere la forza di carattere per alzarti. Le persone si sollevano con un cuore pieno, con comprensione, alzandosi al di sopra delle scuse e con la forza di volontà. Capisci che spetta a te fare la differenza. La gente vuole sentire che lo sforzo che sta facendo sta davvero portando a qualcosa. Quindi il riconoscimento del successo non riguarda solo i passi che fai, non riguarda solo lo sforzo, ma che lo sforzo che hai fatto ci ha avvicinati a dove stiamo cercando di arrivare. E dove stiamo cercando di arrivare dovrebbe essere un ideale folle. La grandezza della ricompensa che provi mentre ti muovi verso un obiettivo è proporzionale all'importanza dell'obiettivo stesso. Questo significa che più importante è l'obiettivo che scegli, più possibilità ci sono che sia qualcosa di davvero significativo per la tua vita. Anche se non ho tanta voglia di alzarmi dal letto, lo faccio. Anche se non ho tanta voglia di allenarmi, lo faccio. Anche se non ho tanta voglia di lavorare a un progetto, continuo a lavorarci. In generale non mi piace molto dovere, ma scelgo di fare. È una scelta e quella scelta mi rende libero. Hai presente quella cosa che vorresti fare da un sacco di tempo? Sei ancora vivo, vero? Allora ecco un promemoria amichevole. Nessuno la farà per te. Se aspetti che gli altri condividano le tue stesse idee prima di agire, aspetterai per sempre. E quel tempo prezioso renderà i tuoi sogni solo desideri inutili. Smetti di aspettare le condizioni perfette o che gli altri si muovano. Più ci pensi senza agire, più ti abitui all'inazione e più è facile che il tuo sogno scivoli via per sempre. Sacrificati per ciò che vuoi, prima che ciò che vuoi diventi un sacrificio. Non abbiamo tempo per i rimpianti, andiamo avanti. Siamo accettati per quello che siamo, non per chi pensiamo di dover essere. Trova un senso nella tua vita, qualcosa che guidi i tuoi passi. Punta sempre al massimo, mira alle stelle più luminose. Sii come chi ha fame di successo. Sii disposto a fare oggi quello che gli altri non fanno, per avere domani quello che gli altri non avranno. Una volta raggiunto quel punto, niente potrà più fermarti. Trova la tua ragione per svegliarti ogni giorno e combatti per essa. Tutti hanno un sogno, tutti devono lottare.
Scrivi nero su bianco il tuo perché, la tua motivazione. Ti dirà che non puoi mollare, che non puoi arrenderti. Devi capire che devi qualcosa a te stesso. La tua vita non cambierà, a meno che non cambi tu. Sei su questa terra per fare grandi cose? Credo fermamente che tutti noi siamo qui per elevare noi stessi e gli altri, per vivere la gioia ogni singolo giorno. Non lasciarti distrarre dai problemi del mondo, concentrati sulle possibilità positive. Non troveremo soluzioni guardando i problemi, ma guardando al futuro. Scegli di dirigere la tua energia verso risultati positivi. È l'unico modo per creare risultati positivi. Crescendo e migliorando, diventerai inevitabilmente una versione migliore di te stesso. Ma questo processo non finisce mai. La crescita è infinita. Evita di vedere i tuoi sforzi come un mezzo per un fine, altrimenti non riuscirai mai a goderti il viaggio chiamato vita. Avere una meta è importante, ma considerala un trampolino di lancio, non un punto di arrivo. La buona notizia è che la vita diventa più facile man mano che continui a migliorare. Arriverà un momento in cui ti sembrerà di aver raggiunto un punto di svolta, una sorta di autosufficienza. In realtà è solo il punto in cui le cose diventano senza sforzo e ogni momento diventa una gioia. Questo è lo stato di fiducia estrema di cui parlavo. Non è arroganza, ma piuttosto uno stato di completezza. È quello che tutti desideriamo, consapevolmente o no. L'autosufficienza è raggiunta da pochi, ma è il segno della vera sicurezza. Una persona autosufficiente non sente il bisogno di impressionare gli altri, si sente realizzata e fa le cose semplicemente perché vuole farle. Potremmo definirla come una persona senza ego. Questo non significa che una persona autosufficiente sia completamente illuminata, anche se potrebbe esserlo, ma piuttosto che ha raggiunto uno stato di pace interiore. È quello che la maggior parte di noi desidera veramente. Quando capisci che ogni aspetto della tua vita influenza tutti gli altri, ti sentirai più forte e motivato ad agire. Anche il più piccolo miglioramento in un'area della tua vita avrà ricadute positive su altre aree apparentemente scollegate. Ad esempio, il cibo che mangi influisce sulla chimica del cervello, rendendoti più felice e pieno di energia. Un aumento dell'umore e dell'energia può potenzialmente migliorare la tua vita sociale perché sarai più estroverso ed entusiasta e le persone saranno più attratte dalla tua energia positiva. Questo a sua volta potrebbe portare a un'opportunità di carriera che a sua volta migliora la tua situazione finanziaria, rendendoti ancora più felice e positivo, portandoti a fare scelte ancora migliori. Una semplice decisione può cambiare la tua vita per sempre. In definitiva, sei il creatore della tua realtà. Le decisioni che prendiamo ogni giorno, positive o negative, definiscono sempre di più la nostra vita, perché le decisioni modellano il nostro destino. Sapendo questo, perché alcuni di noi continuano a prendere decisioni discutibili? Potrebbe sembrare come l'angelo e il diavolo sulle spalle, che cercano di influenzarci in una direzione o nell'altra. Ogni decisione che prendiamo dipende dai nostri valori. Prendiamo decisioni basate sul piacere, ma anche decisioni che ci allontanano da cose che abbiamo stabilito non essere piacevoli. Il bisogno di evitare il dolore e cercare il piacere guida tutto ciò che facciamo. Le persone faranno più per evitare il dolore che per ottenere piacere. Fino a che punto ci spingeremo? Dipende dai nostri standard e dal nostro focus. Prendere decisioni migliori inizia con la consapevolezza di sé, la capacità di identificare ed esprimere le nostre emozioni e pensieri. Imparare cosa guida le nostre decisioni è il primo passo verso il controllo totale delle nostre emozioni e della nostra vita. Ci sono 3 fattori sorprendenti che guidano tutte le decisioni che prendiamo. Su cosa ti concentri? Ciò che cattura la tua attenzione genera emozioni e guida le tue decisioni più di qualsiasi altra cosa. Prenderai decisioni basate sulla paura o sulla positività, sulla speranza e sull'amore. Ti concentri sul passato e lo lasci definire te o lo lasci andare? In ogni momento della nostra vita stiamo rispondendo a queste 3 domande cruciali. La prima è su cosa scegli di focalizzare la tua attenzione. Ciò che puoi controllare o ciò che non puoi. Per prendere decisioni migliori, dobbiamo spostare la nostra attenzione su ciò che possiamo controllare. Che significato darai a questa esperienza? È la fine o l'inizio? È una punizione o un dono?
Il significato che attribuiamo a un evento è fondamentale e definisce la terza domanda. Cosa farò con questa esperienza? Se pensi di essere punito, reagirai in modo diverso rispetto a se la vedessi come un dono. Sei l'architetto della tua vita e il modo in cui scegli di vivere è ciò che guida le tue decisioni. Molte persone pensano che ciò che guida il processo decisionale sia l'autocontrollo, ma gli studi hanno dimostrato che l'autocontrollo è o innato o no e può essere esaurito. Pertanto, l'autocontrollo non è affidabile quanto i nostri standard. Standard più elevati portano a decisioni migliori, modifica i tuoi valori e le tue credenze e allora farai le scelte giuste. Quando devi prendere una decisione, semplice o complicata che sia, spesso sai già quale sia la scelta corretta. Ma quale opzione scegli? La differenza tra due persone che prendono decisioni opposte in una qualsiasi situazione dipende dai loro criteri personali. Scrivere quel rapporto o afferrare quel biscotto. Tutto dipende da quanto alti sono i tuoi standard. In definitiva, ciò che guida le decisioni è legato anche al tuo livello di fame. Le persone di successo, quelle che sono determinate a raggiungere i propri obiettivi, hanno una vera e propria fame di vittoria. Di conseguenza, prenderanno decisioni migliori perché i loro standard sono molto elevati. Non è una questione di autocontrollo, ma di ambizione a spingerli avanti. Le persone di successo usano i fallimenti come trampolini di lancio per andare avanti, invece di esserne abbattuti. Chi si trova all'altra estremità dello spettro, invece, potrebbe dare la colpa dei propri fallimenti alla mancanza di autocontrollo. Semplicemente non ha quella fame o quei valori alti per superare le difficoltà. Tuttavia, questi valori si possono imparare. Alzare i tuoi standard, valori o convinzioni non è così difficile come sembra. Hai mai pensato da dove provengono i tuoi valori? Vengono dalle persone che ti circondano. Si dice che prendiamo un piccolo pezzo di ogni persona che incontriamo nella nostra vita, modellandoci inconsciamente sui loro valori e standard, accettando quelli che ci piacciono e respingendo quelli che non ci piacciono. Le decisioni modellano il tuo destino e in questo momento potresti avere un insieme di standard che non funzionano per te. Puoi cambiarli valutando consapevolmente ciò che guida le tue decisioni, tenendo ciò che funziona e liberandoti di ciò che non funziona. Ricorda, sei tu l'artefice del tuo destino. Grazie di aver guardato il video e se ti è piaciuto, metti un like e iscriviti al canale e attiva le notifiche se non lo hai già fatto. Ci vediamo nel prossimo video.